Ciao, oggi ti mostro come poter realizzare queste due beffanini sulle zucche. Partiamo sempre dal cartamodello, che è questo, e potete scaricarlo gratuitamente dal sito www.craftonline.it. Cominciamo subito col preparare la zucca e si tratta di ritagliare questo cerchio, disegnarlo in un pezzo di pannolenci e dopodiché fare una filza tutto attorno al cerchio e stringerla forte. Io qui l'ho già preparata, l'ho già fatta. Prima di stringerla la riempiamo bene con dell'ovatta. Poi partiamo a fare gli spicchi della zucca, quindi sono partita da sotto, sono uscita al centro con l'ago, sono già andata a destra e a sinistra della mia zucca e poi, sempre allo stesso modo, disegno una sorta di croce. Quando passo il filo che io ho messo doppio, tiro abbastanza la mia agugliata in modo da creare i solchi degli spicchi della zucca. Ok, questa è la croce e poi parto a fare i quarti. Questo è un modo classico per fare le zucchette. Quindi alla fine mi vengono fuori 8 spicchi. Sempre da sotto, sopra, tiro. La dimensione della zucchetta poi si riduce un po'. Ok, quando sono arrivata alla fine taglio il filo che era doppio e faccio un nodo centrale e ho preparato la zucca. Ok, ora cerco di nascondere un po' intanto la base della zucca, quindi ho fustellato un fiorellino, ho usato la Big Shot per fustellarlo, con la colla calda lo metto sotto. Il disegno del fiorellino lo trovate nel cartamodello, però va bene anche cerchi o quadrati, non è molto importante. Mentre sopra, sempre con la fustella, ho preparato una specie di fogliolina. Così ho fatto la zucca, sotto e sopra. Poi prepariamo la testa della beffanina. La sfera è da 4 cm, è di legno e l'ho tutta dipinta con acrilico rosa. Prepariamo ora le faccine. Allora, per gli occhi, usando sempre una penna gel nera, questa è perfetta per disegnare sul legno, disegno due specie di fagioli, uno da una parte, uno dall'altra. È a occhio questo disegno, infatti man mano che coloro all'interno poi gli do un pochino più di forma. Se non volete fare questo tipo di forma vanno benissimo anche due cerchi o due ovali, è lo stesso. Io volevo dargli un'espressione un po' buffa, quindi ho scelto questa formina qua. Ok, coloro tutto all'interno, sempre con la stessa penna gel, oppure se volete anche con l'acrilico nero, però con la penna gel è coprente, si va bene, si sta presto. Ok, due puntini sopra che sono le sopracciglia e 3 cigliette ai lati e gli occhietti sono pronti. Ok, poi un nasino e per fare la bocca faccio una V centrale più o meno a livello del nasino, poi mi metto un puntino da una parte e un puntino dall'altra e faccio dei tratteggi, non sono dei tratteggi, faccio dei segni tipo bocca da streghetta proprio, classica, fatta in questo modo qua. Faccio le guancette con il fard rosa. Attenzione a non andare sopra la penna perché sbava e rovinate il lavoro. Il fard è piuttosto oleoso, quindi si rovina se si va sopra. E con l'acrilico bianco creo i punti luce. Questo è un bulino, faccio un puntino qua, uno là, uno qua e uno là, e poi faccio sulle guancine 3 puntini, un puntino è lo stesso. Ecco qua, l'appoggio qui così sta ferma e si asciuga. Mentre aspetto che si asciuga preparo il cappello, che è fatto da un ovale su feltro
e il cono è un triangolo sempre sul feltro. Il cartamodello lo trovate sempre sul sito www.craftonline.it. Metto un po' di colla su uno dei lati lunghi del triangolo del cono e piego a metà e chiudo il cono. Allora, se usate la colla dovete tenere un attimo fermo il lavoro con le mani perché ci mette un pochino ad incollare, se no potete anche cucirlo sia a mano che con la macchina da cucire, non cambia niente. Ecco qua. Poi prendo l'ovale, lo piego a metà e ci disegno, anzi ci taglio all'interno un semicerchio, non tanto grande all'inizio, poi me lo prendo un attimo, questo va bene per esempio, mi serve solo per avere un attimo la misura sulla testina. Adesso, sempre aiutandomi con la colla, metto un po' di colla lungo tutto lo spessore del cono del feltro, piano piano senza sbavare troppo, l'accompagno con calma e poi punto il cono aperto, tenendolo aperto con le mani direttamente sulla tesina del cappello e tengo fermo aspettando un attimo che si asciuga. Mentre si asciuga anche il cappello preparo i capelli, basta un pochino di lana o anche dello spago, qualcosa che faccia un po' l'effetto strega. Qui il bello è scegliere i colori del cappello, dei capelli. Faccio una matassina con questa lana, matassina piuttosto grossolana. Ok, taglio, la chiudo al centro con un pezzo della stessa lana. Se voglio posso fare anche la frangetta o come in questo caso qui ho fatto la frangia e in questo caso qui invece ho fatto 2 treccine. La potete acconciare come meglio preferite. Qua la lasciamo così. Goccino di colla al centro del nodino e poi la metto un po' più avanti del buchino della sfera, così non mi serve fare la frangetta. Metto un pochino di colla ai lati, poca, proprio per tenere giù i capelli un attimo, e li accompagno da una parte e dall'altra. Li accompagno giù. Dopo, quando ho messo il cappello, vedo se mi va bene tutto e decido se tagliarli, non tagliarli, mettere più colla e quant'altro. Allora prendo il mio cappello, ci metto la colla sotto, intorno praticamente al buchino fatto, e lo posiziono sulla testa della mia streghina. Lo tengo fermo lì un attimo, così. Correggo quello che non si è attaccato e comunque in ogni caso, anche se si dovesse sbavare un po', poi intorno al cappello, adesso vi mostro, mettiamo un nastrino, una passamaneria. Allora, se volete che il cappello resti così, quindi proprio dritto dritto, il lavoro più o meno finisce in questo modo, nel senso ci metto la passamaneria e ho finito. Oppure all'interno di questi cappello e anche di questo io ci ho messo un fil di ferro per potergli dare un po' di forma, così posso fare delle streghette in questo modo, streghette fatte in questo modo qua, è lo stesso, basta inserire il fil di ferro nel momento in cui faccio il cono del cappello, così. Mettiamoci qualcosa intorno, un cordoncino, quello che c'è per casa, non ha nessuna importanza, anzi più i colori non sono abbinati fra di loro e più l'effetto streghetta è più reale. Ok, così adesso taglio un pochino i capelli a caso e non faccio altro che incollare la testina direttamente sulla zucca.
Me la guardo un attimo, la metto un pochino verso di me, così. Alla fine di tutto il lavoro potete, volendo, metterci un fiocchetto, ok, qui sotto dal collo, oppure una passamaneria o un pizzo, un colletto tutto filzato tutto attorno e stretto intorno al collo. Io ci metto un fiocchetto. Ecco qua. Ecco qui. Pronte le nostre stregette di Halloween. Grazie.